Ciao, sono Sabine, in questo pianeta, in questo momento, dentro questo corpo, piacere di conoscervi. Mi trovo qui al Festival Bretariano, sto insegnando yoga ai partecipanti del festival ed è un'esperienza meravigliosa per entrambi. Stiamo cercando di fare il massimo per sollevare le energie del gruppo attraverso la percezione del corpo, tale è ciò che insegna lo yoga nella sua parte fisica. Allora, io ho fatto un percorso pranico circa 5 anni fa, la prima volta. Iniziai con 25 giorni, andando un po' fuori da quello che era il classico protocollo dei 21 giorni, che è quello più conosciuto. Mi nutrii solamente con del respiro e dell'acqua per questo periodo di tempo e ho applicato l'esperienza del sentire realmente questa forma di energia cosmica di cui si parlava, ma che in realtà non sentivo potesse essere veramente applicabile. Le prime giornate sono state difficili, venivo da una nutrizione, per quanto questo possa essere più o meno influenzante, non lo è realmente, quanto è più importante essere convinti di questo. Comunque nei primi giorni ero molto debole, non riuscivo a praticare, non riuscivo a muovere il mio corpo. Dopo il sesto giorno continuai a scegliere delle posizioni da praticare e da lì in poi iniziò la mia energia. Questo mi ha dato una grande consapevolezza di me, di ciò che sono in grado di fare attraverso la mia volontà, che diventa un'applicazione non nella privazione del cibo, ma di una scelta nei riguardi di ciò che è nutritivo realmente. Ho modificato la percezione della nutrizione, lavorando sulla reale possibilità che si possa essere nutriti non solamente da una materia solida o liquida, ma anche eterea. Ho verificato attraverso degli studi tecnici, per mia propensione di andare verso il tecnico di ogni cosa e non solamente il sentire, lo spirituale, il percepire, ho verificato che anche l'aria che ci circonda, a patto che sia dell'aria buona, è dotata di corpuscoli che si integrano attraverso la nostra pelle, attraverso i nostri fori più grandi dentro il nostro corpo e che possiamo trasmutare in energia, la nostra nutrizione. Il concetto dell'energia è il problema sostanziale della trasformazione dell'energia, è il problema sostanziale di questa epoca dell'essere umano. Ancora non siamo riusciti, se non attraverso delle ricerche sperimentali, realmente a modificare l'energia attraverso il nostro corpo da una fonte verso un'altra. L'energia cinetica, l'energia del movimento. Io mangio alcuni giorni durante il mese e altri giorni no, quindi sto per un periodo senza mangiare, per un periodo mangiando, ma mangiare non vuol dire mi sveglio al mattino, faccio colazione, poi faccio il pranzo, faccio la cena. Mangio semplicemente quando sento che il mio corpo ha bisogno di farlo. Quindi se vogliamo andare a creare una cadenza, una frequenza settimanale o mensile, posso dirti sommariamente che i primi 15 giorni del mese pratico la nutrizione pranica, quindi non mi nutro con la materia, e il rimanente dei 15 giorni del mese faccio circa 8-10 pasti. Ecco, questa è la cadenza. Perché? Perché nella ricerca che sto facendo attraverso il corpo e praticando in maniera atletica un tipo di yoga, soprattutto che è lo yoga acrobatico, viene richiesta ed utilizzata una quantità di energia veramente notevole per creare delle digressioni, e questo mi porta a star facendo una ricerca in questa direzione. Quanto posso spingermi per sviluppare forza senza alimentarmi materialmente? Non esiste una ricerca attualmente in questa direzione su tutto il globo, quindi la sto conducendo io assieme al mio compagno
che è la mia coppia di acro yoga. In questi giorni manifesteremo e faremo vedere delle digressioni in questo senso per mostrare quanto effettivamente impegnativo sia, perché al momento non esistono nel nostro globo dei puri brettariani che sono anche degli atleti, eccetto che qualche eccezione, ma sollevarsi sulle antenne, sollevarsi sui tubi per 1 o 2 minuti è ben diverso rispetto che praticare 6-7 ore al giorno. Quindi stiamo facendo una ricerca, siamo dei ricercatori. Un giorno avremo una letteratura che scriveremo a nostra disposizione, che potremmo dare e prestare a chi ha voglia di fare questo percorso. Ci piace perché nutrirsi veramente poco, utilizzando le tecniche anche dello yoga attraverso il pranayama, attraverso le respirazioni e tutto ciò che ne consegue, crea molta motivazione nel percorso. E tra l'altro si possono investire tutte quelle energie economiche che si utilizzano anche per il cibo in altre direzioni, quindi investire in progetti molto importanti. C'è tutto un entourage che si muove attorno a questo. Le persone mi vedono muscolosa, mi dicono: ma sei muscolosa, come fai a nutrirti pranicamente? Lo faccio parzialmente fin quando intenderò di essere muscolosa e praticare col corpo. Nel momento in cui smetto di mangiare per un periodo di tempo lungo, più lungo di un mese e mezzo, noto delle difficoltà nel muovermi e nelle applicazioni del corpo. Questo è lo stato all'opera, vedremo nei prossimi periodi che cosa accadrà. Questo è molto importante. La nutrizione brettariana o la nutrizione pranica ha bisogno che nasca non da un obbligo che noi poniamo a noi stessi nel ricercare la perfezione in questo stato, perché questo è uno stato che si ottiene con il tempo, lentamente, oppure attraverso un risveglio in età molto piccola. E poi comunque per ognuno è un percorso sempre diverso. Quando ci accorgiamo che la gioia si allontana da noi, quello è il momento in cui abbiamo bisogno di interrompere. Quando invece ci sentiamo che la gioia sta con noi e ci sentiamo connessa, quello è il momento di continuare. E quando ho cominciato questo processo, la mia bambina era piccola e quindi non si è praticamente neanche accorta di questo. Non è cambiato sommariamente nulla. L'insieme di informazioni che lei possiede sull'argomento esistono e sono presenti. Quindi nessun problema, quando ci mettiamo a tavola lei mi chiede: mamma, oggi mangi o non mangi? Ecco, questa è una cosa sulla quale ci divertiamo e lei si sente interessata a un certo tipo di discorso, quindi siamo nel divenire, siamo nella vita tranquilla che ci consente di effettuare le nostre scelte in qualunque momento, e così è. La nostra relazione è quella tra mamma e figlia, siamo contente. L'anoressia è uno stato mentale nel quale si rifiuta la nutrizione. Il pranismo è uno stato mentale nel quale non si rifiuta la nutrizione, ma si compie una scelta della nutrizione non solida, non liquida. C'è una presa di coscienza di questo argomento. Nell'anoressia si rifiuta ogni tipo di nutrizione. Il pranico percepisce il proprio corpo, il davvero pranico, non quello che finge, perché come sapete oggi, come sempre, c'è questa corsa alla moda, all'espressione, a un vestirsi in un certo modo. Io sono vegano, io sono pranico, io sono. In realtà non c'è un essere, c'è un esistere nella scelta. Quindi la persona che ha un problema di rifiuto alimentare l'ha attivato questo rifiuto per creare una attenzione nei propri riguardi e si è innestato come un seme che è diventato una radice molto profonda. Il percorso pranico può aiutare la persona che rifiuta il cibo, quindi quella che viene chiamata anoressica, a risolvere questo problema. Occorre che sia seguito però da un insegnante esperto. È un percorso che molto difficilmente, in presenza di problemi
profondi e delicati come questo possa risolversi da solo. Poi le emozioni non vengono agganciate dentro perché torni a mangiare o ti nutri perché hai fatto un percorso, sei andato, hai superato quel livello, sei cambiato o meglio sei rinato. La rabbia e la paura appartengono alla persona fin quando non se ne libera diventando pranico. Puoi anche stare in un digiuno continuo e perenne e non essere pranico. Ma essere pranici vuol dire ricevere realmente, avere il canale attivo di ricezione, perché siamo ricettivi, abbiamo bisogno di ricevere dell'energia, vuol dire creare attenzione nei riguardi della ricezione dell'energia. Nel momento in cui abbiamo dei filtri emozionali che impediscono questa apertura, non riceviamo, siamo in digiuno e quindi dimagriamo troppo, dimagriamo e siamo sempre senza energie e ci chiediamo: ma perché non riesco a avere forze, avere energia? Nel momento in cui lasciamo andare tutto, allora possiamo farlo. Il quid è: ma come fare a lasciare andare tutto? Come fare a lasciare andare ogni emozione negativa? È una delle tecniche che possono essere utilizzate per lasciare andare le emozioni, è quello di fare in modo di fare qualcosa realmente per se stessi e non per gli altri. Non è una forma di egoismo, ma abbiamo bisogno di fare un percorso per motivarci nella nostra esistenza e fare una prova, lasciarci andare. Ma la visione del sesso, la visione dell'approccio fisico nell'amoreggiamento cambia? Allora, se vieni fuori, la logica è sempre la stessa. Se hai fatto un percorso doloroso dove hai innestato delle credenze non corrette, hai prima bisogno di eliminare questo tipo di problema che è installato in te, lasciando andare. E nel momento in cui sei pranico ottieni o uno stato di brahmacharya continuo, dove il brahmacharya è il ritiro dei sensi nei riguardi dell'aspetto sessuale, oppure scopri di avere una propensione sessuale diversa rispetto a quella che hai praticato nel passato, ovvero viene fuori la tua reale propensione. Allora ti lasci andare, fai le tue sperimentazioni, crei il tuo atteggiamento mentale sull'argomento, lo vivi, lo sviluppi e lo conduci tranquillamente. Allora, stiamo parlando del fatto che se sia semplice innestare una vita spirituale così come viene intuita la vita pranica, una vita normale, quotidiana. Delle cose nella propria esistenza mutano dal punto di vista dello stile di vita, non appena si compie o comunque già ci si affaccia a questo percorso, quindi cambiano sicuramente, cambia lo stile di vita e facciamo in modo che lo stile di vita diventi più risonante a quello che stiamo facendo, ma questo avviene in maniera molto spontanea e graduale. Lavoravo, avevo uno dei miei dì era il lavoro, ero una persona molto concentrata, appassionata nel lavoro, ero quello che si dice ambiziosa, volevo ottenere veramente tanto attraverso questa carriera, mentre in realtà nel momento in cui sentivo comunque sempre allo stesso istante che c'era qualcosa che non andava, che non poteva funzionare per me, che non mi sentivo realmente nella mia strada, avevo ottenuto dei risultati, volevo ottenerne di più, mi sentivo presa da questa corsa, avevo i canali ricettivi chiusi. Nel momento in cui ho cominciato a praticare sperimentazioni, prima con la nutrizione, poi con la spiritualità, ho iniziato il percorso di yoga, mi si sono aperte dei canali di ricezione energetica che mi hanno consentito di fare delle scelte. Ho lasciato il lavoro, oramai insegno yoga già da diversi anni e all'inizio non credevo potesse essere così importante. Lavoravo in un'azienda della grande distribuzione, quindi una multinazionale nella quale avevo un ruolo di responsabilità, gestivo 40 persone, dalle 40 alle 50 persone all'interno di un negozio, quindi un lavoro molto commerciale.
Vado a prendere, di solito sto scalza, però quando vado a scuola a prendere la bambina metto le ciabatte. Quindi gli insegnanti quando mi vedono anche in inverno che ho le ciabatte, all'inizio mi guardavano con un po' di perplessità, poi le ho coinvolte per delle lezioni di yoga, sono state strafelici e da lì hanno accettato serenamente il fatto che io portassi le ciabatte e che praticassi una nutrizione dell'energia. Ne ho parlato così. Occorre sempre un algoritmo di spiegazione a quello che è il tuo intorno, se no il mondo non pronto lo forzi inutilmente, crei degli atteggiamenti di repulsione. Non abbiamo bisogno di creare repulsione, abbiamo bisogno di creare morbidezza nell'innesto del percorso. Questo è molto importante. Non possiamo escludere il corpo nel percorso della nutrizione pranica, così come non possiamo escludere la nostra mente nel percorso della nutrizione pranica. Abbiamo bisogno di percepire e di non dimenticare che abbiamo due entità fuse in una, che sono il nostro interno e il nostro esterno. Abbiamo bisogno di coltivarle entrambe. La nostra mente attraverso il controllo, ma non l'esclusione della stessa. Il nostro corpo attraverso il controllo, ma non l'esclusione dello stesso. Utilizziamo i parametri e gli strumenti che abbiamo come strumenti. Gli strumenti sono veramente molto tecnici. Al prana si arriva in maniera tecnica e la spiritualità è una conseguenza tecnica della consapevolezza mentale e della consapevolezza del nostro infinito. Sembrano paradossalmente due cose che vanno in contrasto, quando in realtà noi siamo finiti nella nostra infinitezza. Si sta parlando se mi sembra utile un festival pranico, sicuramente sì, con delle condizioni a contorno. Quello nel quale ci troviamo adesso, per quelle che sono quello è il mio parere, il mio punto di vista, le condizioni a contorno ci stanno, ovvero un territorio giovane nel quale c'è un'organizzazione semplice, dove c'è la possibilità di creare condivisione su alcuni momenti di percorso che vengono fatti. Questo è una installazione che funziona. Il passo successivo per un festival di questo tipo, secondo il mio punto di vista, è quello di creare delle figure che possano essere di riferimento continuamente durante tutto il percorso, figure che hanno innestato il prana e che possano essere di riferimento a tutte le persone che vengano. Quindi tante persone, quindi non solamente una o due persone, perché viene oberata dalle richieste e dalla presenza delle persone. Sì, questo ringrazio Nicolas di quello che ha organizzato, siamo molto contenti e felici, grazie. Grazie.